amanti del lobby, bentornati sul canale. Allora, cliccate subito su iscrivetevi sulla campanellina, mi raccomando i like, mi raccomando i commenti, così i video schizzano su per l'aria e diventiamo la community numero 1 d'Italia. Nel frattempo, dietro di me, come potete vedere, Francesco ha già preparato il nuovo tutorial super fichissimo del tavolo 3D di HeroQuest. E questa volta ci metteremo a fare le porte, i corridoi, poi ci sono le scale, insomma c'è un sacco di roba bellissima e ci vediamo dopo la sigla. Ragazzi, dunque io ho già fatto i primi due passaggi che vi ricordo sono questi: il Brush on Primer Effect, se volevo usare i miei colori dell'Army Painter, e il Dungeon Highlights, che è un grigio chiaro comunque dell'Army Painter. Allora, fatti questi due passaggi, nella confezione tra le altre trovate questo che è il Dungeon Base, che praticamente è la stessa cosa del Brush on Primer, ok? Questo lo trovate nella nuova confezione, per esempio, dei colori base, ok, di set base. Allora, io ho fatto già le prime due parti per l'appunto e questo è il risultato. Come vedete, ho fatto in modo che gli spigoli risaltassero abbastanza, le parti interne un po' meno, e ho lasciato già, insomma, che ci sia un po' di chiaroscuro, ok? Nei corridoi, una raccomandazione per tutti i corridoi che faremo, se li volete fare simili a me comunque, ma come vedete fa un bel effetto, praticamente date la base di primer brush on e quando avete finito, con il secondo colore partite dagli spigoli e dagli interni delle separazioni da una all'altra piastrella, dopodiché leggermente in centro date l'ultimo colpo e in questo modo qua, come vedete, vi rimane un pochino di ombra qui su tutte le parti intorno, che è molto utile anche perché abbiamo il filamento che ci ha già aiutato a fare un po' la piastrella frastagliata e non liscia, e questo è comodissimo. Sui lati sono andato via tranquillo con le due basi di colore e ho fatto anche un po' di stipping sulla parte, diciamo, questa parte qua che vedete dei pozzi, perché dopo non voglio tutto nero, andremo poi con le wash a rifarlo, perché voglio andare a fare degli effetti che sembrano più luminosi se abbiamo almeno leggera base di grigio, ok? Questa è la raccomandazione per i corridoi. In poche parole, partite da uno spigolo, altro spigolo, spigolo e poi fate 1, 2, 3 e in mezzo leggermente, così lasciate questo effetto che vedete radiale. Fatti i corridoi, questi sono tantissimi, quindi in bocca al lupo anche a voi, anche a me. Allora, qui invece, come vedete, ho fatto, adesso do una mano di nuovo qui sugli angoli, ho fatto il più possibile spolverando, come vedete. Adesso, già facendo il secondo passaggio, come vedete, si risultano e risaltano più chiari e risaltano di più. Fatto questo, abbiamo finito anche l'oro. E qui io direi che potremmo arrivare anche quasi a un bianco, cioè quando adesso facciamo l'ultimo passaggio che vi faccio vedere, spariamo anche un po' il bianco, perché poi questi li voglio ricoprire di streaking grime e dopo voglio levare lo streaking grime per fare un po' di differenza dai corridoi a questo, mentre tutte le pareti, i corridoi, le porte, eccole qua, tutte le porte le teniamo praticamente come le murette e quindi praticamente le lasciamo di questi due passaggi e dando un leggero tocco di bianco. Sulla porta di legno daremo un po' più di bianco perché poi andremo a lavorare con il solito contrast o speed paint, ok? E quindi qui abbiamo fatto i primi due passaggi. Adesso prendiamo l'ultimo pezzo che è il terzo passaggio, che è il Dungeon Effects, che altro non è che un bianco sparatissimo. Ovviamente mescolate come i matti e dopodiché preparatevi a dare i colpi. Per questa parte ve lo faccio vedere perché deve essere talmente leggero che deve essere proprio una spolverata, ok ragazzi? Non pulite mai la punta del pennello, così si mischia sempre un pochino e non guasta. Prendete il giusto, perché proprio una puntina, e andate a sporcare proprio il pennello e dategli proprio una mano sugli spigoli. Ecco qua, dovete far risaltare lo spigolo in questo modo qua. Non esagerate sui centro delle varie, tanto poi si pensa il pelo
del pennello, che è abbastanza grande se usate un pennellino di questo genere, e andate a lavorare gli spigoli, oppure passate sopra leggeri come faccio io in questo momento, in modo tale che risaltino proprio gli spigoli e dia più tridimensionalità. Infatti non c'è tantissima differenza, ma se guardate qui è molto più illuminato, no? Quindi adesso vado avanti con questi, finisco di dare gli spigoli praticamente su tutto, per farvi capire, prendendo le scale, ok, che magari è il pezzo un po' più tosto, andate a fare gli spigoli. Prima fate gli spigoli, un po' come abbiamo detto i tiles proprio i corridoi, no? E poi incentro leggermente, spigoli, e se manca qualcosa leggermente incentro, e poi andate così, sempre spigolo, spigolo e spigolo e incentro, ok? Così date un effetto abbastanza chiaro scuro, che dopo tanto andremo a lavorare, quindi non vi preoccupate, non resta così evidente se non vi piace. Ovviamente potete passare tutto se non vi piace l'idea del chiaroscuro, però è un buon modo per muovere, diciamo, il modello. Allora, sulle scale, adesso qua il bianco ce l'ho abbastanza in mezzo, devo mettere un po' più al lato, ma vabbè. Per le scale, vedete, spigoli, e questo è uguale ai corridoi, no? E in mezzo un pochino, in mezzo un po', spigolo, scale, quindi spigoli, sempre partendo da tutti i lati del quadrato, diciamo, e andate a lavorare proprio questa cosa qua, e viene fuori questa cosa qua che vedete. Ve la faccio vedere eccola qua. Vedete come, vista dall'alto, è già tridimensionale? Se poi vi manca qualcosa dall'alto, vedete che potete fare un pochino di stippling, aumentare il bianco sui centri, eccetera eccetera, e qui vi viene fuori già una bella parete, che dopo andremo a lavorare ovviamente con tutti gli invecchianti e bla bla bla. Ora ragazzi, finisco questa parte qua quindi, e dopodiché ci vediamo per cominciare a fare un po' di effetti. Allora, una parte importante qui è il wash con il nero, perché andiamo a lavorare un pochino praticamente sulle ombre che vogliamo diciamo portare di più alla, sembra un gioco di parole, ma alla luce, nel senso dobbiamo far risaltare di più le nostre ombre, no? Quindi andiamo a mettere il Null Oil o il black, insomma, dell'Army Painter, a fare le ombre di queste pareti piccoline. Come vedete vado via abbastanza veloce, dalle altre ora forse non è neanche del tutto asciutto ancora e si mescola leggermente, ma va bene. Vado nel centro, tocco leggermente, aumento praticamente il contrasto, cerco di aumentare i contrasti soprattutto dove dopo dovrò lavorare, quindi tipo le maniglie e i bulloni, perché poi andremo a vedere che cosa c'è da fare qui, per esempio, e basta. Praticamente deve venire fuori una cosa del genere che aiuta a sfumare, ok? Niente di che, insomma. Poi ovviamente, come vi dicevo l'altra volta, queste parti qui fatele così, quando si asciuga va a sfumarsi ancora di più e vi lascia un po' di macchie che aiutano a far sembrare più realistico il pezzo, e così andate avanti per tutti quanti i vostri pezzi che dovete fare. Quindi andate sugli spigoli, mandate il colore all'interno e lasciate che faccia il suo mestiere da solo. Quindi se vedete cose del genere, aiutate insomma nelle parti dei recessi ad andare dentro, in modo tale che vada poi, quando si asciuga, a fare un bel effetto. E non c'è altro da dire, diciamo che posso tranquillamente andare avanti senza farvi per forza vedere tutti questi passaggi. Voi sapete che a gusto, come vi piace, potete aumentare i chiaroscuri. Vi consiglio di utilizzare molto gli spigoli, ok? E quindi di andare dentro le crepe, tutte le parti interne, cercate di sfruttarle. Vedete che questi buchi che si fanno con la stampa vengono fantastici con un po' di sfumatura in più e danno proprio l'effetto pietra tridimensionale. Sfruttate molto, vi ripeto, gli angoli, questi qua, spigoli a go-go. E niente, ci vediamo al prossimo passaggio. Ok, altro passaggio, vi faccio vedere un attimo un paio di cose qui. Allora, vedete che ho fatto praticamente il contrario di prima. Invece degli spigoli, nelle parti interne ho messo le ombre, e quindi ho fatto le shadow in questo modo qua. Ovviamente in questo caso andate a risaltare di più
tutta la parte tridimensionale che viene fuori in questo modo qui. Allora adesso vi faccio vedere anche questa cosa qua importante. Fate bianca questa perché poi con il contrast andiamo a fare il fuoco, e vedremo anche di fare magari un effetto radiale sulla luce, che magari sto ragionando adesso io di farla con l'aerografo. Chi non ha l'aerografo lo può fare col dry brush, poi vi faccio vedere. Ora parte importante, il legno. Quindi prendiamo il contrast Willwood, oppure prendete uno speed paint molto scuro, che potrebbe essere, per esempio, vediamo se ne becco uno. Per esempio c'è l'Hardened Leather, che è abbastanza scuro, della speed paint, se avete gli speed paint per l'appunto. E andiamo a fare il legno, ok? Quindi andiamo a prendere il nostro colore per fare la porta intanto. E la porta semplicissima, partiamo dalla parte sotto dove non devo toccare col pennello, perché vi ricordo sempre è la punta che viene controllata, non il collo del pennello, quindi tornate indietro col pennello, non potete sbagliare. Vedete, partite con la punta da dove non volete toccare e andate indietro. Potete anche in realtà toccarlo, quello, perché è ferro che poi faremo arrugginito, però ecco, guardate, qui si sta nel frattempo spandendo il nero di prima che si è accumulato. Lasciamolo nel frattempo asciugare, poi risciacquo un attimo il pennello, se no mi rimane anche un po' nero. Mi riprendo il mio colore e vado a fare il resto della porta, e quindi praticamente con il contrast andiamo a fare tutte le parti di legno che abbiamo. Cerchiamo di farle tutte più o meno simili, in modo tale che il legno sembri più o meno lo stesso utilizzato per costruire tutto il dungeon, oppure effettivamente potreste anche fare il contrario e far vedere che il dungeon è stato costruito con più tipi di legno. Quindi questo dipende molto da voi. Nel mio caso preferisco un po' di coerenza e mi piace l'idea che potrebbe essere stato costruito tutto praticamente con gli stessi materiali, no? E in questo caso semplicemente vado a fare il legno scuro, che già col contrast andrà sicuramente a schiarire un pochino, e poi andremo a prendere un bel dry brush e andremo a fare praticamente il dry brush del legno per far risaltare i nodi. Per adesso però andiamo a finire di fare tutta la parte che possiamo colorare di marrone col contrast, e vi viene fuori una cosa di questo genere. Allora, finisco la porta, questa parte qui diventerà di metallo e la faremo tutta quanta sicuramente arrugginita, perché diciamo che il dungeon sta all'umidità e nel tempo, e ovviamente più arrugginito è, più ti dà l'idea dell'antichità, no? Così come il legno più invecchiato è, eccetera eccetera. Quindi penso che la cosa più bella sia appunto lavorare molto sugli effetti ruggine dopo, e anche divertente per il discorso dell'effetto che realizzi. Allora lascerei così questo, lasciamo che si asciughi. Mi raccomando, la porta lasciatela aperta, perché questa parte qua si deve asciugare prima di poterla chiudere, altrimenti si appiccica e non ve la levate più facilmente, o meglio dovete strappare e non diventa un gran bel lavoro, bisogna ripassarci sopra. Poi qui abbiamo un legno, vedete, in mezzo alle macerie, andate a farlo tutto quanto col contrast per bene. Insomma, dove vedete le parti in legno dateci dentro di contrast marrone scuro o di speed paint marrone scuro, ok? Finisco questi passaggi e ci vediamo. La cosa che vi faccio vedere è lo Skeleton Horde, quindi un contrast leggermente più chiaro che uso per lavorare le candele, che lascio così, non faccio completamente bianche, semplicemente ci vado sopra con lo Skeleton Horde e differenzio le candele dal muro. Ecco qua. Semplice semplice, un passaggio facile facile, che però già inizia a darmi un po' di ombre sul marrone giallognolo alle candele, che poi andremo magari a dry brushare un pochino. Sono spente queste candele, quindi poi andremo a fare magari un lavoro di dry brush sulla parete dietro, come se il fuoco avesse fatto la bruciatura verso l'alto, come succede con le candele normali. Queste ovviamente sono pignolerie, però è una cosa bella. Tanto l'ho fatta una volta sola, specialmente qui sulla scala, perché c'è solo una scala da stampare, e quindi insomma
diciamo che è abbastanza semplice e viene una cosa di questo genere. Potete anche ripassare sopra, esagerare un pochino e vi dà questo effetto. Adesso andiamo a vedere invece, mentre stiamo aspettando che il resto si asciughi, e come vedete ho fatto insomma anche il legno qua per esempio, ok? E già è bello perché comincia a prendere le sue dimensioni, no? Andiamo a prenderci un contrast praticamente per fare la fiamma. In questo caso invece del contrast ce l'ho sotto mano, prendo degli speed paint. Siamo lì, c'è chi parla male degli speed paint, ma ragazzi sappiate che c'è un video anche dove faccio vedere le differenze, non hanno niente da invidiare dai contrast e costano meno, quindi la realtà insomma è che sono veramente fatti bene e funzionano bene. Allora devo andare a fare la fiamma parte da un giallo. Questo qua è diventato praticamente un... sì, guardate, questo per esempio si è chiuso così e quindi useremo una pinzetta per poter prendere questa parte qua, staccarla e rimetterla, perché è rimasta attaccata probabilmente perché si è seccato il colore nella punta. Quindi lo faccio e arrivo. Ho recuperato ovviamente la parte, ho pulito la parte interna, così quando chiudo adesso praticamente aprendo trovo di nuovo il colore a posto. Allora vi faccio vedere insomma che questi non hanno veramente niente da invidiare, si possono anche mettere sopra così direttamente. Questo è un giallo abbastanza scuro e vado a metterlo su tutta quanta la fiamma. Dovrebbe fare praticamente un giallo con l'ombra leggermente arancione e già ci aiuta parecchio a delineare la fiamma. Questo ovviamente ragazzi è perché sto facendo le cose abbastanza per andare in velocità, per avere un tabellone da giocare in breve tempo, perché già così ci vogliono comunque mesi. Allora e poi in realtà se ci state tutti i giorni 8 ore, altro che mesi, ci mettete giorni ed è finita lì. Però insomma dovete andare avanti abbastanza veloce e quindi si potrebbe persino lasciare così e buonanotte, ma noi cerchiamo di andare leggermente avanti e prendiamo un Fire Giant Orange Speed Paint. Ve li faccio vedere in questo momento con gli Speed Paint per farvi capire che non c'è tanta differenza fra contrast, speed paint. Molti di voi mi chiedono le marche dei colori, questo e quell'altro. La realtà è che insomma potete tranquillamente utilizzare una cosa o l'altra e funziona, insomma state tranquilli. Allora qui prendiamo l'arancione e questo qui andiamo a metterlo nella parte dalla metà in poi, quindi sulla fiamma così. Cercate di non toccare troppo sotto, perché la parte più calda del fuoco sta sempre sul fondo, mentre la parte meno calda è, quindi rossa più fuoco, è dalla parte alta, ok? Infatti ora la punta andremo a mischiarla, andiamo a farla sempre con lo speed paint di Blood Red e quindi la stessa cosa la potete fare con i contrast, non cambia niente. Ok, prendete un giallo, un arancione e un rosso, a seconda di quanto lo volete acceso e via dritti. Poi, ecco qui il rosso, la punta la fate rossa e avete già una sfumatura. Sono due punte, quindi fate anche quella sotto. Avete già una sfumatura, anzi tre, eccole qua un'altra, della vostra fiamma, ok? Una volta fatto questo, andate a prendervi un bianco e sotto alla base leggermente con un pennello sottile andate a farvi un bianco, quindi prendete un bianco abbastanza diluito. Io sto utilizzando persino il bianco che ho usato per fare il dry brush prima, solo che ci aggiungo l'acqua in modo tale che diventi un po' più diluito per l'appunto, e vado alla base, si mescolerà con il giallo e avrò l'effetto che voglio della fiamma. Ecco qua. In certi punti potete anche aumentare talmente tanto da lasciarlo quasi bianco. Mescolate pure, andate verso l'alto e poi se volete rifarlo rilavate la punta del pennello, tenetelo sempre abbastanza diluito e riprendete il bianco. Mi raccomando, perché nel frattempo che fate questa operazione voi state mischiando i colori, quindi il bianco non è più bianco. Adesso se io voglio dare dei colpi proprio di bianco faccio così,
e comunque si sta mescolando in blending, quindi dovete essere abbastanza veloci in questo passaggio, sempre dal basso verso l'alto, e ci siete. E avete fatto la fiamma. Ultimo passaggio sarà quello di aspettare che si asciughi per un dry brush sulla parte superiore, perché nella parte superiore effettivamente spesso si fa il fumo nero, no? E quindi voi andate praticamente a dry brushare la punta, le 3 punte in questo caso, per fare proprio questo effetto di nero, e la fiamma è abbastanza carina, guardate, lo potete vedere così, viene abbastanza bene. La lasciate asciugare e poi eventualmente potete fare, quando asciutta, gli ultimi colpettini di un giallo diciamo molto sparato e addirittura dei colpi di bianco, e avete fatto le luci. Poi qua sotto adesso io faccio il metallo e ve lo faccio vedere, è il Rogue Iron, che è il metallo della Army Painter, che mi piace un sacco per fare l'effetto ruggine o l'effetto bronzo. Quindi cosa faccio? Prendo il Rogue Iron, lo metto sul pennello, mi è caduto un pochino, adesso andiamo a riprendercelo e facciamo così. Facile facile, persino con la punta del pennello grossa, come vedete, e via. Quando è asciutto, un leggero dry brush con il bronzo chiaro e poi lo ricopriamo con il verdigris per farlo diventare di bronzo. Sotto l'avevo fatto marrone perché ho ipotizzato che fosse legno, quindi legno che supporta un pezzo di bronzo che a sua volta poi ha la fiamma. Vado a pulire un attimino qui, che mi è caduta una goccia, e voilà. E questo è quanto, ragazzi. Diciamo che bene o male è semplice andare avanti in questo modo qui. Questa è la parte più divertente, perché fate un sacco di cosine carine, no? Prendete per esempio adesso il Weapon Bronze, ed eccolo qui. Col Weapon Bronze andiamo a farci praticamente le parti esterne del bronzo. Possiamo farlo anche direttamente come se fosse quasi un pennello bagnato, diciamo, no? Ma adesso io non ho la wet palette sotto mano, ma faccio così, mi prendo un pezzettino di questo, mi prendo sempre il pennello un po' più piccolino, scusatemi, quindi in questo caso io, per andare comodo, prendo direttamente uno 0 e vado a fare questo. Mi prendo, diluendo il colore, il bronzo, e vado a metterlo sulle parti esterne. Ora è ancora bagnato, quindi si vede poco, ma in realtà c'è. Ecco qua. Quando abbiamo finito, gli mettiamo un bel verdigris e anche lì abbiamo fatto. Poi, ragazzi, possiamo fare il radiale della luce, per esempio, per il discorso appunto di far vedere che la nostra torcia sta illuminando. Nel frattempo provo a dare dei colpetti di bianco, vediamo un pochino se mi viene fuori qualcosa di carino o se devo rifare poi tutto quanto. Adesso dovrebbe essere un po' più asciutto e quindi il bianco si vede meglio. Sempre in questo caso da sotto tirate su. Se vedete che si mischia ancora il colore, riprendete il bianco lavando il pennello e dal basso tornate verso l'alto. Ecco qua. Ok? E avete sfumato un po' di più e c'è l'effetto che è già scolpito della vostra fiamma. Adesso lascio ancora che si asciughi per bene, perché vedo che il contrast ancora non è perfettamente asciutto e non va bene per il dry brush. Vediamo qui che cosa c'è. Qui per esempio c'è una maniglia che possiamo prendere direttamente col bronzo e andare a fare in questo modo qui. Vediamo un pochino se la vedete così, ok? Prendete la maniglia
e fatela di un metallo, insomma, che vi piace. Io in questo caso la voglio fare di bronzo perché useremo il verdigris e andremo a fare l'effetto dell'ossido. Ecco qua, semplice semplice. Adesso ovviamente anche questa parte qua si suppone che sia di metallo e quindi vado avanti di, in questo caso, bronzo. Faccio solo le parti, in questo caso esterne, e lascio il grigio e il nero interno. Ecco qua. E abbiamo fatto anche la maniglia. Lasciamo asciugare e andiamo avanti con le altre cose. Qui abbiamo la porta che si sta asciugando e che effettivamente in questo caso preferisco sia di metallo. Allora mi prendo un plate mail, che è un metallo abbastanza scuro della Warpaint. Anche questo nuovo lo trovate nella serie di metalli o nel set base proprio, quindi se vi servono un po' di colori base, questo comunque lo trovate nel set base. E vado a farmi anche qui un po' di passaggi per colorare praticamente il ferro. Non potrò dry brushare perché abbiamo fatto il grigio chiaro, quindi andrò direttamente col pennello piccolo a farmi diciamo, vedete questa parte qua della borchia sugli stipiti e poi proprio il metallo che va a chiudere la porta o a reggere la porta più che a chiuderla, a dirla tutta. Eccolo qua. Ok ragazzi, finisco questo passaggio e poi andiamo a fare un po' di lavature. Ora facciamo la fiamma che nel frattempo si è asciugata, prendiamo il nero classico proprio che è il matte black nel caso dell'Army Painter, se no insomma il Chaos Black nel caso della Games Workshop, e andiamo a fare la punta della fiamma. Vedi proprio una gocciolina di nero e andate a fare questa cosa qui. Allora lo rimetto già a posto che tanto basta veramente una goccia. Mi prendo un pennellino piccolo, in questo caso vado a mettere il colore sulla punta così controllo meglio e andiamo a fare la punta di nero. Cercate di andare nei punti dove la fiamma si gira in modo tale che si veda che c'è una sinuosità, no, della fiamma. La vedete? E qua per esempio anche qua e anche qui. E anche di qua. Poi la cosa più bella sarebbe riuscire a fare un leggero dry brush, che qui è difficile da fare ora con la punta bagnata, ma già così diciamo che l'effetto c'è e vedete che fa proprio la fiamma, scusatemi che non è proprio a fuoco, ecco, e fa proprio la fiamma annerita. Poi se volete potete tornare a ritoccare entrando dentro nelle parti interne con il rosso, quindi queste parti qua, e potete cercare di renderla ancora più realistica, ok? Da qui è un discorso di radialità. Allora, siccome non avete tutti l'aerografo, provo a farvelo vedere fatto con il dry brush, e anche se non è proprio la stessa cosa, non viene proprio lo stesso identico effetto, ma insomma non è così diverso. L'idea è questa: prendete un pennello asciutto, vi prendete il bianco, quindi tavoletta da dry brush, e vi prendete il bianco, andate a spolverare il vostro pennello. Tra l'altro io sto già quasi finendo questo bianco qui, e prendete il bianco. Il pennello deve essere molto asciutto, e qui dovete veramente spolverare. Lei andrà a illuminare qui, quindi tutto il posto dove secondo voi va a illuminare lo fate bianco, ma bianco quasi proprio, deve essere proprio
come lo sto facendo qua, bianco bianco, ok? Andate tutti intorno, mettiamo che arrivi qui, mettiamo che arrivi qua sopra, mettiamo che arrivi qui, illumina in questa parte qua, qui un po' meno, fate un po' così, sotto un po' meno, magari illumina qui davanti, e quindi andate a fare questo, e poi anche qui illuminerà leggermente, ok? Quindi adesso avete visto quali sono i punti luce che la fiamma va a, probabilmente andrà a prendere anche qualcosina qua, e anche qua dietro. Adesso cosa fate? Dovete prendere un colore giallo veramente molto trasparente quando è asciutta questa parte qua e andare sopra praticamente con una sorta di inchiostro giallo, in modo tale che fate una prima stesura della luce e viene fuori diciamo abbastanza bene. Vediamo un pochino, che qui ne ho tanti di gialli, ma ne prendo uno abbastanza scuretto, anzi no, guardate, forse l'ho trovato, ed è il Bad Moon. Prendete il contrast Bad Moon, gli date una bella mescolata, lo diluite con il Lemian, quindi andiamo a fare una velatura in questo caso. Allora bisogna prendere il suo diluente, scusate sto mescolando, eccolo qui. Allora prendete il diluente, prendete il pennello largo per i contrast e queste cose qui, andate a mettere parecchio diluente sul piatto, eccolo qui. Andrebbe meglio ancora con gli inchiostri tipo un Liquitex, oppure ci sarebbero anche inchiostri come questo. Nel caso mio dovrei averne della, vediamo un po', sì, c'è qualcosa anche fra gli scale color che sono proprio inchiostri in questo caso, ma si può usare tranquillamente il contrast, perché se lo diluite insomma va bene così. Prendete il contrast, uno solo, e lo mescolate nel Lamian, quindi tenendolo parecchio diluito. In questo modo qua non dovrebbe fare troppe ombre e andate praticamente sopra le parti bianche. Così. E vi dà questo effetto che ovviamente poi va lavorato, perché sennò così è troppo sparato. Io vorrò una luce sicuramente un po' più calda, quindi adesso andrò a lavorarlo facendo magari delle parti più scure con vari passaggi di contrast un po' più scuro. Però questa è l'idea. Chiaramente se voi non lo fate a mano e lo fate con l'aerografo vi dà un effetto radiale spettacolare e non vi fa praticamente questo super contrasto che vedete qui adesso, ok? Quindi poi andremo a vedere come fare a lavorare a mano questo colore così giallo, no? Quindi andiamo a scurirlo con magari una wash o qualcosa appunto di giallo che possa andare, tipo anche un contrast Yanden per esempio, che è un po' più scuretto, e questa vi farà la parte più sparata, più luminosa, no? Mentre il contrast è un po' più scuretto, andrà a scaldare il colore. Adesso vado avanti con questo, vediamo, dai, vediamolo insieme, perché sennò poi questo è un passaggio che ci perdiamo. Allora vado a mescolarli insieme e cerco di fare le ombre di questo giallo. In questo modo faccio anche un po' di colore un po' più caldo, che è più simile alla fiamma, e vedete vi fa questo effetto qui. Ok, ecco qua, vede che già scaldando cambia un pochino.
I contrast lavorano in questo modo qui, cioè invece di andare dal più scuro al più chiaro si va dal più chiaro al più scuro, quindi come fosse una sorta di acquerello, no? Ecco perché all'inizio vi può un po' spaventare la botta che vi dà di colore, ma poi ovviamente questa cosa migliora tantissimo. Adesso vado a levare questo che mi prende il centro della camera e vado a lavorare direttamente con il diluente. Quindi mi prendo il Lamian così com'è e comincio a lavorare i lati. Così diluisco ancora di più e cerco di sfumare il più possibile, vedete, la luce, l'effetto della luce, perché non deve essere una sorta di colorazione a macchia, ma deve essere una luce radiale. E quindi vado sui bordi esterni a mescolare il più possibile per diluire il giallo. Ovviamente tutto questo, se non dovete farlo a mano, si ovvia, si fa facilmente con l'aerografo, quindi fate prima di fare la fiamma, preparate la base radiale dietro la fiamma anche, e dopo andate a lavorarlo semplicemente con gli effetti fatti con l'aerografo stesso, ma è molto più semplice perché chiaramente va radiale, lo spruzzate e migliora molto più velocemente la situazione. Allora, qui andiamo a fare un po' di luce così. Il lamio, come vedete, però mi va a diluire veramente tanto adesso a mano tutto e io riesco a sfumare dando una parvenza di luce in giro dappertutto e proprio diventa una velatura del colore, ok? E quindi in questo caso avete fatto un po' l'effetto luce che si può anche trascinare un pochino qui, per esempio, e anche qui, ovviamente sarà sullo spigolo, e il Lamian è veramente il tocco finale che vi dà questa sfumatura che altrimenti appunto con l'aerografo avreste fatto con una mano sola probabilmente, perché l'inchiostro è talmente sottile e non vi richiede di fare questo lavoro qua. Però potete, vedete, in questo modo lavorare proprio sulla trasparenza, diluire la trasparenza e vi aiuta a far sembrare tutto illuminato senza però andare troppo a farlo di giallo, è proprio una lavatura, no? Ma alla fine l'effetto lo fa, ok? E questo è un altro, ovviamente ragazzi, questo è per farlo a mano in velocità, ci sono tanti modi per esempio se volete dargli una botta di vita, praticamente andate a prendervi il bianco, ve lo andate a lavare veramente tanto con l'acqua e quando avete il pennello che praticamente è sporco di bianco gli date dei punti luce qui. In questo modo recuperate anche la parte più luminosa. Che sono i punti più sporgenti che vengono colpiti dalla luce di più, di questi spigoli qua. Ecco qua. E vedete che pian pianino il nostro effetto sfumato di luce fa il suo perché. Ecco qua. Adesso poi c'è la luce del sole che vi leva via un pochino l'idea. Lasciamolo asciugare, se vediamo poi che c'è da fare altro, si faranno altre velature di giallo chiarissimo, anche con un colore normale, in modo tale che tutto sembri illuminato e non solo grigio, e quindi andate a velare tutto quanto a vari strati, praticamente, fino a dargli proprio questa idea. Poi c'è un'altra cosa che volevo farvi vedere, e tra le altre non la fa più la Games Workshop, erano delle velature molto belle che si chiamano glaze, che è questa cosa qui, che in realtà adesso si fa appunto diluendo con il Lamian. Però il glaze era carino perché andavate a prendere praticamente il giallo, in questo caso trasparentissimo a inchiostro quasi, e a passarlo sopra
la fiamma per dargli per esempio questo colore più omogeneo possibile. E questo era fantastico anche per andare a velare quello che abbiamo fatto qui. Quindi prendete il glaze e andate a fare una sorta di chiaroscuro. Ovviamente se passate sopra il giallo asciutto, questo glaze vi farà praticamente un effetto sovrapposizione e sembrerà ancora più chiaroscuro. Ok, guardate cosa ho combinato e questo adesso dobbiamo andare a levare. Arrivo subito. Approfitto per dirvi una cosa. Allora, il glaze andava messo qui così non si sarebbe rovesciato e quindi questo è molto utile. L'altra cosa è che io uso la carta tutto, che è quella che sarebbe riutilizzabile. Questa qui veramente la appoggiate sopra, fate 3-4 passaggi e pulite tutto. Quindi se si rovescia qualcosa, la cosa migliore è questo tipo di carta molto resistente, riutilizzabile, che assorbe tantissimo anche sul discorso dei pennelli. Vado avanti con il glaze, adesso vediamo di non rovesciarlo di nuovo, ma non dovrebbe andare così male con il pottino. Mi spiace che ne ho perso un pochino, questo qui è un colore che veramente non si trova più. E voilà, e vado a fare gli ultimi colpi di luce dove voglio che sembra che si veda la luce e vado a velare le ultime parti. Ok, adesso l'unica è aspettare, perché potrebbe essere utile magari dare dei colpi di bianco finali, ma andrà fatto proprio sempre a mo' di velatura sul finale quando è veramente asciutto. Quindi per ora lo lascio così, ma l'effetto insomma già ve lo dà abbastanza, no? Quando è asciutto gli diamo dei colpi di bianco. Si può fare anche da bagnato, vediamo un po' se funziona o se rovino tutto. E dovete avere praticamente un bianco veramente tanto bagnato, in modo tale che quando andate solo sullo spigolo e vi fa questo effetto qua. Non so se lo vedete, sì, ok. E un pochino praticamente avete aiutato l'effetto, tutte le parti sporgenti tutti gli spigoli, andate a prenderli e li fate di questo bianco molto 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 sparato, proprio del tipo così, vi faccio vedere, tanta acqua e il pennello praticamente che si sporca dell'acqua, ok? E si sporca di questo bianco che in realtà c'è e va a velare in questo modo. Questo è un buon effetto perché si vede proprio bene. Andate proprio a velare i punti e avete fatto più effetto che potete, luminescente. Vedete che vado a toccare praticamente le parti che voglio che diventino super luminose. Occhio che è talmente bagnata che può colare, quindi fate attenzione a questo e andate proprio sugli spigoli a lasciare il bianco. E vi dovrebbe dare un buon effetto. La luce viene da qua e calcolate che tremola, quindi potete andare proprio a fare una cosa del genere. Ecco qua. Non c'è molto altro da fare per ripetere l'effetto luce, questo va più che bene. Aspettiamo che asciughi e vediamo l'effetto che fa in trasparenza. Allora, fatto questo, dobbiamo andare a vedere le altre cose che stiamo lasciando indietro, che sono il legno da airbrushare, la porta da arrugginire. Quindi cosa facciamo? Ci andiamo a lavare prima questo e poi andiamo a lavorare su questo. Tocca a rendere vivo l'ambiente. Come si fa a rendere vivo? La vita è il muschio, la ruggine,
l'ossido, quindi tutto quello che si va a creare dopo tanto tempo che qualcosa è fermo, statico, umido, eccetera, ma dove ci sono delle interazioni degli agenti atmosferici particolari. Andate a prendervi questi 3 colori ovunque li troviate, vi dico l'unico posto dove li ho trovati facili da reperire è il sito di Artis Opus, che vende anche i pennelli. Li hanno visti anche loro sul mio canale e se ne sono procurati per questi 3, perché non ce l'avevano ancora all'inizio quando io ho fatto i primi video. Per questi 3 non sono colori per le miniature, ma per gli effetti speciali del cinema, ma sono eccezionali, cioè niente è come questi 3. Vi faccio vedere. Allora, la ruggine, si va a prendere un pennello, mi raccomando, in questo caso vado a prendere un altro pezzo di carta, mi raccomando, dicevo, dovete stare molto attenti per quanto riguarda il pennello, quindi usate un sintetico, perché questo qui va a rovinare parecchio le punte dei pennelli, in quanto nonostante sia acrilico ha qualcosa di componente chimica che è molto forte. Quindi prendetevi un colore che potrebbe essere per l'appunto un glaze della STC Color della serie della Games Workshop. Questo potete rovinarlo quanto volete, tanto è un sintetico. Vi aprite il vostro pottino, che qui non ci sta, quindi occhio a non rovesciarlo in questo caso. Prendetevi il vostro effetto ruggine e andate a metterlo sopra la porta. Andate abbastanza in trasparenza, tanto poi lui farà il suo quando andrà ad asciugarsi, e andate sui bulloni, su tutta la parte della porta, la maniglia. Lavorate pure anche in trasparenza, non occorre che sia completamente ricoperto. Vediamo, ok, perché sembrava che non ce ne fosse. Ogni tanto da qualche parte marcate un po' di più e state a guardare che succede. Va proprio ad arrugginire il ferro, a cui dopo basterà una leggera dry brushata di nuovo di colore chiaro, anche con lo stesso colore che avete utilizzato per la base, e vi andrà a fare l'effetto ruggine spettacolare. Potete andare anche un po' in giro, tanto sapete che lo fa un po' dappertutto. Adesso io vado a farlo anche dall'altra parte, così nel frattempo si asciuga di qua. Man mano che si asciuga, e se sovrapponete le zone come questa, diventa ancora più bello, perché dove sovrapponete diventa arancione più scuro. Quindi qui è una buona tecnica ogni tanto da qualche parte è sovrapporre lo stesso colore rust che avete messo prima. Andiamo a farlo anche di qua, e questo è veramente, anche per i tutorial del Grimdark, è pazzesco, fa degli effetti che trovate veramente solo grazie a questo colore qui. Per me questo ormai è un must have, questo veramente non fatene a meno, perché è un colorone di quelli potenti. Allora, ecco qua, lavate subito il pennello e guardatevi e godetevi l'effetto che fa sulla porta quando pian pianino arrugginisce, proprio nel vero senso della parola, perché sembra proprio che vada via di ruggine proprio. Guardate che roba. Nel frattempo, allora, questo è il più facile da levare dal pennello, quindi veramente basta passarlo sopra e si leva. Il moss anche, il verdigris è un po' più bastardello, bisogna starci attenti perché fa l'effetto. Guardate nel frattempo come va ad invecchiarsi e come rende le porte belline. Allora adesso finiamo, lasciamo questa andare così e andiamo a prenderci per esempio il moss. Il moss è veramente fantastico per fare appunto il muschio, ok? Quindi fa l'effetto muschio, che voi andate a prendere per esempio qui in mezzo sulla base del legno. Sapete che il muschio cresce molto nelle parti in ombra. Chiaramente in un dungeon l'ombra è un po' dappertutto, quindi andate a metterlo in mezzo dove volete, e questo veramente vi darà una botta di vita alla
a tutto il dungeon, perché sembrerà proprio che sia cresciuto il muschio in giro. Allora, qui dentro vedete vado a metterlo, anche qui comunque sulla parte sotto del legno. Più in ombra è, più cresce il muschio. All'interno qui. E via. E passate ad altro, mentre questo si asciuga. Lasciatelo andare, passate ad altro e fate vari pezzi. Ovviamente qui il problema è che se voi andate senza mai lavare il pennello comincia ad essere complicato, perché si rovina il pennello, quindi dovete ogni tanto interrompere questo processo, lavare il pennello e ripartire. È la cosa migliore, perché non sembra, ma nel frattempo sta seccando anche sul pennello e quindi poi vi ritrovate con il moss sul pennello. Quindi lavatelo e ripartite, e vedete che nel momento in cui si comincia ad asciugare fa proprio l'effetto muschio. E adesso si vede poco in telecamera, pian pianino verrà fuori. Potete anche riesagerare mettendolo di più, guardate, questa parte interna mi piace proprio che diventi abbastanza verde, e andate avanti così. Quindi adesso l'altra cosa da fare, per esempio questa l'abbiamo fatta, questa l'abbiamo fatta, il passaggio segreto, ok? Allora il passaggio segreto uguale, qui guardate che si era sporcato di giallo prima, andate in mezzo a certi mattoni, non tutti, e il moss fa il suo mestiere. Quindi vado per esempio su questa parte qui, e voilà, e prende vita proprio la miniatura, perché chiaramente mettendo il verde, l'effetto così dà proprio l'idea che ci sia vita per l'appunto anche nel dungeon. Quindi andiamo a fare questa parte qua, poi ci prendiamo anche questo, perché no. Occhio che qui ovviamente, a parte che io sto ancora facendo asciugare l'effetto luce, e non andate sopra la luce in questo caso, quindi andate su tutte le parti che ancora non si sono toccate con l'effetto luce. Andate nelle crepe interne, sugli spigoli, all'interno, nei lati, nei recessi. Guardate, queste parti qua sono perfette, e niente, andate a prendervi gli spigoli interni così, e lui farà il suo mestiere completamente in autonomia. Quindi per esempio qui dentro, a parte che lì anche meno, perché ci sarebbe la fiamma in teoria. Non esagerate, non andate dappertutto, che sia casuale, randomico, in modo tale che sembri proprio che cresca selvaggiamente, no? Ovunque dove c'è l'idea di... E potete andare anche sopra il mattone, Se andate sopra il mattone vi farà l'effetto sopra il mattone. Ecco qua, ultimo pezzo. Opla, aspetta che tocco l'effetto luce, non voglio. E vado a fare questa cosa qua. Dove si secca diventa veramente un effetto bestiale. E anche questo è un modo per dare vita al nostro tabellone. Ultimo pezzo che mi manca, vado a metterlo sulla porta, quindi le parti interne della porta, le parti anche sotto, la parte che verrà calpestata. E voilà, non dappertutto, il più possibile asimmetrico. Cercate di essere proprio come farebbe la natura. La natura non va mai in maniera simmetrica in giro. Poi in realtà ci sarebbe da fare un super discorso su questo, perché nel macrocosmo è il contrario esatto, ma non è questo il vlog in cui dobbiamo parlare di queste cose. Potrebbe esserci anche un po' di moss sulla porta, per esempio, quindi magari su queste parti qui ci potrebbe essere un po' di moss che si è infilato, che è il muschio, è il moss per quello. Ok,
Ok, e lasciamolo andare. Ultima cosa da fare, il famoso verdigris, che è l'ossido, in questo caso solamente su due cose. Una è la grata e due è qui il porta praticamente fiamma. Quindi il portafiamma andrà completamente ricoperto. Ricopritelo tutto e state a guardare l'effetto, ci pensa lui, in trasparenza. Dove lo mettete di più si incrosta di più, dove lo mettete meno si incrosta meno, e fa proprio questo effetto ossido. Nel frattempo andiamo a metterlo sulla grata e quindi andiamo a... Qui farò sia ruggine che ossido. E quindi andrò a mettere entrambi gli effetti, guardate. Poi dopo, quando abbiamo fatto questa base, andiamo a dry brushare il tutto, nel caso della grata, in modo tale che venga fuori bella rovinata. Vado a levare questo un attimo che è in mezzo proprio all'inquadratura. Ok, ci siamo. Mi prendo il mio ruggine e vado a mettere la ruggine dappertutto dove mi interessa che ci sia, anche sopra il verdigris. Non vi preoccupate, mescolate le due cose, magari non qui, sul mattone è meglio di no, anche se pure lì sarebbe da dire, a volte la ruggine va a beccare anche le pietre circostanti cadendo, perché magari c'era un ferro, eccetera eccetera. Quindi andate a metterlo abbondante in modo tale che si asciughi, diventi bello arancione, e state a guardare che cosa fa. Quando abbiamo finito, ovviamente facciamo un dry brush e andiamo a scrostare praticamente il metallo che c'era rimasto lì. Mettiamo via questi tre colori magici, che nel frattempo andiamo a vedere come stanno lavorando. Vedete che qui il moss sta diventando il più verde possibile, in questi punti sta crescendo la parte verde, crescendo, mi viene da dire proprio come se fosse vero, in realtà insomma è il colore acrilico, vedete, però dà quest'idea proprio della crescita del muschio verdognola. Ok, poi qui devo fare queste borchie, quindi ricordiamoci che qui dovrò fare sempre con la ruggine il famoso colore di prima, che era il Rogue Iron, che è questo metallo come questo qui molto scuro, che dopo andiamo a lavorare. Qua manca il verdigris sulla maniglia e andiamo a metterlo, ecco qui, una bella spazzolata di verdigris sulla maniglia e vediamo come si ossida. Questi tre hanno veramente un effetto spaziale sulla vostra miniatura. Adesso io vado a prendermi tutte le parti che mi sono dimenticato, che possono essere appunto quelle metalliche, come queste parti qua sotto per esempio, e ci vediamo quando ho finito. Ci prendiamo un nuovo technical, questa volta è della Citadel, è il Nargol's Rot, che è proprio la putrefazione di Nargol per capirci, e andiamo a metterlo praticamente nelle parti interne di questo, che poi tra le altre è molto simile al Grotto Slime, con la differenza che il Grotto Slime è più chiaro, ma possiamo usarli anche tutte e due. Quindi intanto ci prendiamo la parte di Nargol, andiamo a metterla qui interna, cerchiamo di non sporcare tutto, così lasciamo il legno leggermente fuori, ma sapete che questo qui è un technical che va a lavorare anche questo sulle trasparenze quando secca, quindi andiamo a vedere cosa succede quando viene fuori, e vorrei che proprio si sporcasse tutto, come se sotto ci fosse tipo un tentacolo, qualcosa di brutto che ha fatto capolino. Quindi lascio asciugare questo, ma mentre ancora è bagnato vado a prendermi il Grotto Slime, che è quello della Army Painter, e lo metto sulle parti più in superficie, metto sul pennello direttamente e vado a metterlo poi sopra a questo, perché è più chiaro e va a mescolarsi facilmente, vedete? Quindi i due colori in realtà funzionano molto bene insieme.
si mescolano perché chiaramente sono acrilici e quando vanno ad asciugarsi fanno l'effetto slime che ci interessa a noi. Lasciamolo asciugare e vediamo cosa succede, così abbiamo fatto insomma un effetto su una grata. Alcune le lasceremo così, alcune normali, alcune le lavoreremo in questo modo qua con slime o cose del genere e dovremo avere praticamente pian pianino un po' di anche qui vita sul tabellone quando lo andiamo a colorare tutto insieme. Ho distribuito un po' meglio per farlo sembrare più, diciamo, distribuito bene, ok? E adesso fatto questo vado semplicemente a mettere il verdigris su questa parte qui e su questa parte qui che si sta ancora asciugando. La porta, come vedete, si è già arrugginita abbastanza, possiamo fare leggermente un dry brush per fare in modo che la porta diventi un po' più realistica, ma anche così insomma non è male. Magari un po' di colpetti di ferro, come se nelle parti più sporgenti fosse stata utilizzata un po' più spesso, ma vedete che anche la porta sta venendo bene e tutte queste parti qua devono risultare ovviamente coerenti con il tabellone di gioco dopo. Nel frattempo sta asciugando anche il nostro effetto luce della nostra torcia, forse io ci vedrei qualcosa di un po' più scuro nella parte, diciamo, in certe parti interne, tipo un arancione, e potremmo utilizzare per esempio lo Yandan Yellow per andare a scurire leggermente delle parti, ma lasciamo che prima si asciughi completamente per vedere l'effetto finale. Comunque dall'alto e dai prospettivi e dai lati si vede insomma che la torcia ha il suo perché. Ovviamente qui secondo me adesso mancano un po' di colpetti di bianco e giallo, un po' di questo colore per farlo proprio assomigliare, perché sembra più scura, no? Delle parti esterne, quindi andrò a fare questa cosa qui, ma sono tutte piccolezze insomma che si possono vedere strada facendo. Il Moss qui ha fatto il suo, qui finiremo con un dry brush sulle tavole e quindi c'è anche qui poco altro da fare, e questa una volta che è completamente asciutta la ripasserò con un dry brush di metallo per farla sembrare proprio una grata di metallo questa diventerà la base praticamente con la ruggine, il verdigris e tutto il resto. Anche qui certe le lasceremo normali, certe ci metteremo il sangue, in altre non ci metteremo di nuovo lo slime, eccetera eccetera. Qui sembrano proprio fogne e quindi ci stava la grande secondo me lo slime. Quindi faccio queste cose qua e poi un bel recap e abbiamo credo finito, a parte che ultima cosa, se qualcuno di voi vuole può utilizzare sempre il famoso streaking grime e metterlo dove vuole. Ora una nota particolare sullo streaking grime: tutte queste parti qua sono le parti del corridoio, ok? Quindi io non metterei lo streaking grime per far diventare queste parti qua simile ai bordi del tabellone e quindi per differenziarle molto dall'interno delle stanze. Le stanze saranno tutte invecchiate con lo streaking grime, le parti esterne le invecchiamo con i normali lavaggi e le lavature, ma poi quando vedremo il tabellone per intero si vedrà uno stacco che sicuramente per l'occhio è piacevole, perché vediamo e distinguiamo bene i corridoi e i bordi rispetto alle stanze. Quindi io l'ho vista in questo modo qua, ma veramente qui dipende da voi e dal vostro gusto. È sicuramente spettacolare anche se mettete lo streaking grime su tutti i corridoi e andate a levarlo anche pesantemente magari con dei tovaglioli e white spirit, in modo tale che si sporchino un pochino anche di marrone. Nel mio caso ho deciso di lasciare tutte le tonalità di grigio e nero per staccarli proprio dalle stanze. Ok? A tra poco. Allora ragazzi, eccoci qua con tutto il risultato finale di questa puntata, che è stata piuttosto divertente da parte mia, perché è bello lavorare sul 3D del tabellone e non solo sulle parti diciamo più 2D più piatte, no? Allora qui ho messo il verdigris, come vedete ha fatto il suo mestiere e si è praticamente completamente ossidata la parte. Poi ho fatto un leggerissimo dry brush con un legno molto più chiaro, ma proprio spolverandolo leggermente per far venire fuori i nodi, come vedete, del legno. Poi ho lasciato che il verdigris facesse il suo mestiere sulla maniglia. Anche qui probabilmente andrò a ritoccare poi leggermente le punte e qui magari farò la maniglia nera, in questa parte qua un marrone scuro, quindi insomma niente insomma che non sapete fare da soli.
Questa è la porta con un leggero colpo di dry brush sul legno e un leggero colpo di dry brush metallico con lo stesso metallo che c'era sotto, e dall'altra parte idem. E abbiamo fatto anche la porta che, come vedete, fa la sua bella figura. Poi abbiamo, e qui vado a 2 di zoom, e ho fatto la grata che sto aspettando che asciughi completamente per dargli magari un ultimo colpo metallico, e qui vedete che il tiles è venuto fuori molto bene, il corridoio, e vedete qua lo slime invece che è rimasto lucido anche se è completamente asciutto. Quindi questo rimarrà lucido in questo modo qua, e abbiamo fatto il secondo corridoio. Sono 2 idee, ne vedremo altre, faremo sangue, faremo pozze di vario genere, di varie schifezze, ma insomma va abbastanza bene così. E poi abbiamo infine le scale, dove l'ultima cosa che ho fatto è stata dargli dei colpi di bianco proprio solo sugli spigoli per aumentare l'effetto luce. Come vedete viene proprio carino. L'unica cosa che mi viene da dire è che forse sarebbe bello nelle parti più interne, adesso in ombra, dare un po' di arancione per scaldare leggermente, ma lo farò proprio quando è completamente asciutto, perché altrimenti rischio di rovinare un po' tutto. Sotto è venuta fuori abbastanza bene anche la torcia, c'è il verdigris anche qui, e come potete vedere ha fatto il suo mestiere. Magari un leggero dry brush di bronzo per far venire fuori un po' meglio la torcia lo faccio, e poi faccio le foto per la diapositiva di questa puntata. Ragazzi, è stato un piacere, vi lascio al recap e ci vediamo alla prossima puntata. Naviganti del Hobby, grazie per essere rimasti con me anche oggi. Mi raccomando, ci vediamo nella prossima puntata. Fate come dice Goblin, commentate più che potete, like a nastro, così il canale supera subito i 5.000 follower, e dopodiché andiamo a 10, 20, 30, 40, 100.000, diventiamo la community più grossa dell'hobby di tutta Italia.